Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche predestinate per il mese di marzo 2025. Abbiamo la carta dell'alchimista, amici del Leone. Quando c'è l'alchimista si parla di nuovi inizi in quanto è un arcano numero 1, è una carta di polarità yang, quindi parla di azione, movimento, decisione, però è anche una carta che mi dice che avete tutte le doti, le caratteristiche, gli strumenti, le conoscenze, insomma, per plasmare la realtà a vostro piacimento. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e sempre nella descrizione trovate anche i link ai corsi di formazione gratuiti presenti sul canale. Sono due. Uno è un corso base sui chakra di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Comunque voi guardate sempre la descrizione, io nella tendina inserisco sempre le novità, i corsi, le promo. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia, ragazzi. Partiamo con un 5 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di bastoni, un 10 di bastoni. Abbiamo la stella. Il sole. Un 7 di spade. Asso di pentacoli. E 2 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire qual è l'energia predominante del mese e dopodiché andrò a fare i vari esempi, quindi il lavoro, l'economia, le relazioni, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo 5 di bastoni che è una carta che di solito parla di conflitti, di divergenze. Allora abbiamo un 8 di pentacoli. Quindi potrebbero essere divergenze magari nel mondo del lavoro, considerato l'otto di pentacoli, piuttosto che nella vita quotidiana, ragazzi. Io ho come la sensazione che, considerata anche la luna, potrebbero essere battibecchi, diciamo così, che in realtà vanno avanti da un po'. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo un 5 di coppe, imperatore e 4 di spade. Quando c'è il cavaliere, i cavalieri normalmente al contrario, è perché è come se ci fosse una mancanza di movimento. E difatti qui vedo comunque due carte, diciamo, un po' statiche. Ho come l'idea che ci sia una situazione da voler o poter cambiare. Il fatto che ci sia l'imperatore mi dice che avete comunque una certa stabilità, una certa solidità, nonostante questi battibecchi, questi conflitti che potrebbero esserci con questo 5 di bastoni. Andiamo a vedere il 10. Abbiamo il mondo, la regina di spade e un re di pentacoli. Ho come la sensazione che
stiate perseguendo un certo tipo di risultato e questo perlomeno nel mese di marzo diciamo che ancora non si vede. Credo che marzo sia più un mese di pulizia, se vogliamo, di togliere quello che non serve per dare il passo a quello che di nuovo potrebbe entrare. Avete anche la stella, sento che c'è un obiettivo, andiamo a vederlo. Sette di pentacoli e fante di bastoni. È come se fosse un momento di attesa, questo, dove si sta cercando di pulire per poi far iniziare questo nuovo progetto, questa nuova idea, questo nuovo punto d'arrivo. Andiamo a vedere il sole. No, scusate, cavaliere di spade e di nuovo 10 di bastoni. Datemi una carta per il 10. 8 di bastoni. O è qualche cosa che fa riferimento a una comunicazione che dovete fare, vi ricordo che qua si inizia con dei punti di vista divergenti nei confronti di qualcun altro, o potrebbero anche essere, diciamo, lotte interne, dettagli dietro i quali vi perdete. C'è come questa mancanza di azione all'inizio del mese perlomeno, perché c'è come una pulizia da fare. Dopodiché è come se si puntasse l'obiettivo. Andiamo a vedere questo 7 di spade, che interessante. Due di spade. E asso di pentacoli. Allora, 7 di spade può effettivamente far riferimento a qualche bugia che voi stessi vi state raccontando e di conseguenza è come se nascessero i dubbi. Qui abbiamo il 5 di bastoni e il 2 di spade. O sono delle scuse che vi state trovando prima di iniziare qualcosa, vi dicevo anche qui che c'era come un'attesa, un momento di pulizia prima di darsi a questo nuovo progetto, a questa nuova idea, e qui sento un po' la stessa cosa. Andiamo a vedere l'asso di denari perché si ripete. Abbiamo una carta dell'appeso e la stella nuovamente. È come se l'obiettivo non fosse ancora ben definito. Qui avete l'appeso, è come se vi consigliassero di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere quel bellissimo 2 di coppe alla fine della lettura, che è una carta che mi parla di incontri, ma anche di accordi. Come se dovesse raggiungere un punto di incontro con qualcuno. 4 di pentacoli. Torre e fante di pentacoli. Allora, o qua si tratta di modificare il progetto che avete, l'idea, l'obiettivo con questa stella, e mi viene anche da dire, avevate un fante di spade? No. Mi viene da dire che, perché c'è un fante di pentacoli, come se aveste bisogno di raccogliere altre informazioni prima di. E questa persona, questo incontro, questo 2 di coppe, potrebbe effettivamente aiutarvi a trovare, diciamo, la zona sicura del 4 di pentacoli prima di. Tenete presente che avete anche una torre al contrario, è come se ci fosse bisogno di destrutturare qualche credenza limitante o, se ripartiamo da qui, dove c'è la luna, qualche proiezione. Allora, ragazzi, partiamo dal lavoro.
Partiamo da chi è disoccupato. Dunque, devo dire che ci sono come possibilità, diciamo, all'orizzonte. Ho la sensazione che qualcuno, con la scusa che magari non riesce a trovare lavoro ed è un po' che sta cercando, potrebbe iniziare un nuovo corso di formazione perché vuole raggiungere altri obiettivi, vuole raggiungere vette o mete più importanti. Scusate, ho avuto un problema con la luce e spero che si veda, dovrebbe vedersi. Ok, dovrebbe vedersi meglio così. Quindi stavo dicendo, ho come la sensazione che qualcuno, considerato la difficoltà magari a trovare lavoro, potrebbe decidersi di fare qualche nuovo corso di formazione piuttosto che di approfondimento, come l'idea che potresti iniziare qualche percorso di studi in marzo, proprio al fine di migliorare la vostra formazione e quindi avere più facilità a trovare un lavoro. Devo dire una cosa, ho anche l'idea che effettivamente parlerete con qualcuno, troverete qualche tipo di accordo del tipo io avrei bisogno di una figura X, però se tu non hai quel tipo di studio, quel tipo di sapere, non posso assumerti. Ed è da lì che parte il corso di studi, secondo me. Perché comunque finiamo con un due di coppe, ragazzi. C'è qualche tipo di novità, mi viene da dire. Qualche unione. Quello che vi posso dire è di... È come se la primavera in qualche modo vi favorisse e avete bisogno di essere ben focalizzati. Ricordatevi che qui avete il mago, è una carta Yang, qua avete il cavaliere di spade, parla di determinazione. Quindi è come se doveste fissare bene il punto e andare avanti dritti per la vostra strada. Per quello che riguarda invece le persone che sono occupate, allora devo dire che non andrà male. Sento come una nuova grinta nel luogo di lavoro, sul posto di lavoro, e vi dico che potreste anche trovare alleati nuovi. Se siete oratori, cioè fate un lavoro dove c'è da parlare, ragazzi, marzo sarà un buonissimo periodo, ok? Io ho la sensazione che le cose potrebbero migliorare, crescere, ampliarsi, darvi una solida base, ho come questa sensazione. Ehm, Se per caso state aspettando come dipendenti qualche rinnovo, io credo che arrivi. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, guardate ragazzi, qua vi sento dritti, cioè come se andaste verso un nuovo obiettivo, determinati, con, sapete che chi lavora a testa bassa e ha in mente solo l'obiettivo e non si fa distrarre. C'è comunque questa energia da 10 di bastoni, come se ce l'avete qui, come se doveste pulire qualche cosa, però comunque sento come una nuova grinta, appunto, no? E credo anche che per molti di voi le cose, lavorativamente parlando, si espanderanno. Ok, ho come la sensazione che se, soprattutto se avete intenzione di iniziare qualche cosa di nuovo, un nuovo progetto, io credo che qui le cose potrebbero effettivamente espandersi. Se parliamo di amore adesso, di relazioni. Allora, se siete single e non avete nessuno, ma proprio nessuno in testa, allora o potrebbe ritornare effettivamente con la carta della luna qualcuno dal passato, ragazzi, o ehm,
potrebbe essere qualcuno di nuovo effettivamente, ma che in qualche modo voi conoscete già, cioè io ho come la sensazione che la persona che potrebbe entrare, perché vedo una persona che potrebbe entrare, come se effettivamente la conosceste già, come se ci fosse confidenza. Fate attenzione perché se per caso è una persona nuova e vi sentite come a casa con questa persona, cioè vi sentite come se la conosceste da sempre, si può parlare di qualcuno che avete conosciuto in qualche altra vita e con la o il quale c'è ancora una sintonia a livello anemico. Devo dire che le cose andranno a rilento, con questa persona, però si finisce con un 2 di coppe e quindi ho come la sensazione che le cose, insomma, finiranno bene, no? Che alla fine del mese ci potrebbe essere un incontro, un'unione, un qualche cosa di più intimo tra di voi. Per chi fosse invece in una relazione, allora io qua devo dire, la sento un pochettino statica la relazione, ragazzi. Forse avete bisogno di giocare un po' di più all'interno ehm, della coppia, perché ho come l'idea che potrebbero esserci come delle tensioni, ognuno per conto proprio, che alla fine si riversano sulla coppia. E invece è come se avessi bisogno di sfogare un pochettino questa energia in qualche cos'altro per non ammazzarvi tra di voi, fondamentalmente. Non che le cose vadano male, però ho come l'idea che ci siano dei punti di vista un po' diversi, che per qualcuno manchi un po' di entusiasmo nel muoversi, nel fare cose. E ripeto, avete 2 10 di bastoni, c'è come qualche cosa che vi pesa che dovete lasciarvi indietro. E questo peso, se per qualcuno è protratto nel tempo, ha bisogno di essere, diciamo, controbilanciato con qualche cosa di divertente. Però vi dico, è come se un punto di incontro qua lo trovaste, eh? Sì, sarà un momento dove studierete con il o la partner qualche cosa di nuovo da fare. Infatti qui anche abbiamo l'alchimista, un arcano numero 1, un arcano di inizi. Se parliamo invece delle relazioni delle persone che, insomma, sono indefinite, non si capisce bene se sono fidanzati, partner, amanti. Allora, in quel caso lì, ehm, allora, credo che le cose potrebbero funzionare, soprattutto se siete, diciamo così, in separazione, se non vi sentite, se è un momento dove magari avete litigato ognuno per la sua strada, è facile che entro la fine del mese ci sia una riconciliazione. Però è importante che voi vi togliate questi pesi di cui ci parla il 10 di bastoni. Allora, il 10 di bastoni parla di responsabilità, di aspettative, di risultati, quindi io magari ho in testa quel risultato, vedo che non lo raggiungo e ci divento matta, perché faccio di tutto per, e magari non capisco che mi sono puntata, mi sono fissata sull'obiettivo sbagliato, basterebbe cambiare obiettivo e le cose sarebbero più fluide. Voi ricordatevi sempre una cosa, quando le cose sono complicate, quando si prova a fare qualche cosa e non riesce, provo con, non lo so, la collaborazione con qualcuno e non riesce, e provo in un altro modo e non riesco, oppure riesco ma il risultato è piccolissimo, quando faccio fatica a portare avanti una situazione o una relazione, è perché di lì non è. Se fosse la cosa giusta e in allineamento con voi, le cose fluiscono. Ok? Quindi voi vi rendete conto se siete o no sulla giusta strada in base alla difficoltà che state trovando. Questo non vuol dire che le cose che sono per noi sono facili sempre, però è come se i risultati arrivassero in modo più semplice. Non è che non ci si debba sforzare, ci si deve sforzare in ambedue i casi, però quando il risultato non è pari allo sforzo è perché probabilmente o dobbiamo cambiare strategia, qui abbiamo una torre, oppure bisogna modificare qualcosa, insomma, magari anche proprio cambiare l'obiettivo. Adesso questo ve l'ho detto così a titolo informativo, in modo che vi sappiate anche un pochettino guidare.
Mm, ok, se parlassimo di soldi, allora devo dirvi che qui potrebbe effettivamente arrivare qualche soldo extra. Non è una grossa cifra, ma aiuta. Però io ho anche la sensazione, ragazzi, che abbiate bisogno di capire come poter investire del denaro. Soprattutto questo è per chi non sta investendo, non è abituato a farlo. Io ho come la sensazione che sì, ci sia la necessità di rendere produttivo il denaro che magari avete sotto forma di risparmio. Tenete presente che il 7 di spade è una carta di avidità e qui avete due assi di denari. Quindi è come se o c'è un'idea, un qualche tipo di inizio che volete tenere stretto per voi, può essere come vi dicevo del denaro che arriva. Qui avete anche un 4 di pentacoli che è una carta di avidità. È una carta di qualcuno che trattiene tutto. Certe volte parla anche di quando le persone sono tirchie, adesso non è il vostro caso, però giusto per farvi capire l'energia della carta. Quindi potrebbero arrivare effettivamente dei soldi, non sento che sia una grossa somma, però sì che c'è come un chiedersi che cosa ne faccio di questi soldi, li uso, li investo, magari in un corso di studi piuttosto che in qualche titolo o azione. Diciamo che siccome c'è un 7 di spade, ragazzi, e un asso di pentacoli al contrario, vi consiglierei di monitorare molto bene il vostro conto in banca e il vostro portafogli, nel senso che fate attenzione a non perdere appunto il portafoglio piuttosto che le chiavi di accesso ai conti. Insomma, c'è qualcosa lì intorno, quindi nel mese di marzo fate attenzione a questo, ecco. Se dovessimo parlare di crescita psicoemotiva, dello stato psicoemotivo del mese, io credo che sarà un buon mese per rendersi conto di quali sono i vostri punti deboli e lavorarli. C'è qualche tipo di obiettivo qui con la carta della stella che volete raggiungere, ma che è un po' lento, mi viene da dire. Quindi se per caso avete obiettivi, avete progetti, anche qui è come se aveste bisogno di essere un po' più dinamici, un po' più aggressivi, mi dicono. Un po' più veloci anche. Per quello che riguarda la famiglia, gli amici, insomma le persone che vi sono intorno, ehm, ho la sensazione che sarà un periodo impegnativo. È come se aveste bisogno di gestire delle cose e soprattutto se avevate in testa qualche viaggio, qualche spostamento, io non credo che marzo sarà un buon mese per spostarsi. Magari potete organizzare questo viaggio, ma io vedo come se ci fosse un tema intorno a voi che vi tiene un po' impegnati, quindi è come se non fosse il caso, diciamo così, a marzo di muoversi. Però potete effettivamente programmare questo viaggio, organizzarlo, insomma. Allora, andiamo a vedere un oracolo. Ah, che bella! Il soldato di luce e parla di giugno. Sarebbe il guerriero di luce, no? Probabilmente qualcuno qui è un guerriero di luce, qualcuno che lotta per la luce, mi viene da dire, qualcuno che cerca di stare sulla retta via e di portarci anche gli altri, in questo caso. E poi abbiamo giugno, come se mi viene da dire la vetta della montagna o comunque una vetta, qui c'è una persona su una specie di promontorio, potesse arrivare a giugno, ragazzi. Fatemi sapere poi. Sì che non so quanti se lo ricorderanno da qua a giugno questa lettura, però sarebbe interessante poi
avere un riscontro. Allora, carta numero 30. Questa carta parla di sensualità, di gentilezza, mi ricorda un po' perché fa vedere anche come delle rose che escono. Sapete i petali delle rose che sembrano quasi di velluto, che sono morbidi, soffici? Ho come la sensazione che ci sia questa aria floreale. Poi abbiamo, ve lo metto qua, carta numero 8. E qui ragazzi c'è questo sole che sta nascendo, vi ricordo che il sole ce l'avevate anche qui, e parla come di una assistenza divina che vi segue nel vostro percorso, come se aveste degli alleati, ma qua si finisce con un 2 di coppe effettivamente, quindi potrebbero essere gli alleati, come si dice, alleanze che andrete a stringere. Carta numero 12. Allora, questa carta parla di una maestria. È interessante perché dietro c'è il fiore della vita, che è un simbolo di geometria sacra che purifica. Io che lo consiglio spesso per pulire i quarzi, i cristalli. È una carta che è come se vi invitasse a fare il focus della situazione, a stare dentro di voi, meditare, sì, stare dentro di voi, ragazzi. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. E per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail e io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona, oppure potete abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto i temi delle credenze limitanti che tratto nelle sessioni personalizzate, e in più ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato che è condensato e messo lì nelle playlist per voi. I titoli dei video comunque sono pubblici, si vedono. Se volete dare un'occhiata vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!